Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Il mistero dell'Egitto. Il primo tunnel. Capitolo 1. Un'opportunità straordinaria. Sono convinto che gli ultimi 2 anni della mia vita abbiano significato profonde trasformazioni sia nella mia concezione personale e nella mia ideologia sul mondo e sullo scopo della vita, sia nella mia integrazione sociale e nell'accesso che ho avuto ad alcune realtà molto inquietanti per la persona media. Devo aggiungere qui anche l'opportunità di entrare in contatto con un alto regno della conoscenza esoterica. Per questo in particolare, e per tutti gli altri, sono grato a Cesar Brad, che ha praticamente illuminato le mie capacità di comprensione su alcuni aspetti fondamentali della vita. Non conosco ancora, né sono in grado di analizzare le sottili cause che hanno portato alla mia partecipazione piuttosto attiva nella complicata catena di eventi legati al lavoro del Dipartimento Zero, ma è certo che la visione di padre Arsenije Boca si sta realizzando passo dopo passo. Qui l'autore si riferisce a un passaggio del capitolo 2 del primo volume della serie. Durante questo periodo molto particolare della mia vita, mi sono chiesto spesso e molto seriamente se quello che stavo vivendo e vedendo fosse un sogno o se fosse la realtà dell'esistenza quotidiana. Ho imparato presto che, almeno in linea di principio, la demarcazione tra questi due stati di coscienza è piuttosto relativa. In alcuni momenti estremamente intensi, il confine tra il sogno e la cosiddetta realtà fisica sembra sfumare molto. L'incontro con la dea Machandi nella grotta in Tibet e soprattutto il momento dell'iniziazione che ho ricevuto sul Picco Gugu nelle montagne di Retezat, vedi il volume 2 della serie 12 giorni. Tutto questo ha aperto prospettive inimmaginabili nella mia esistenza quotidiana. I miei obiettivi sono cambiati in larga misura e le mie aspirazioni si sono orientate con particolare vigore verso lo studio approfondito dell'esoterismo e della spiritualità. In segreto, nutrivo il desiderio intenso di essere iniziato ai misteri dell'alchimia autentica, grazie alle straordinarie informazioni che avevo ricevuto da Elinor. Vedi il capitolo 2 della serie 12 giorni. Avevo cominciato a capire che quasi nulla è casuale nella vita che viviamo e che le relazioni e gli incontri con certe persone che ci colpiscono profondamente a livello mentale ed emotivo sono in realtà il risultato di cause misteriose e solo apparentemente casuali che portano a un obiettivo ben definito. Il laboratorio segreto. Durante il breve periodo che ho trascorso con Elinor, questo si è rivelato del tutto vero, perché poco dopo il nostro ritorno dalle montagne di Retezat mi ha informato che doveva lasciare il paese per un periodo indefinito. Me lo spiegò in una conversazione telefonica e ricordo di aver notato la pausa suggestiva che Elinor fece dopo avermi informato della sua partenza. Poi mi disse che il dottor Chien le aveva consigliato di affidare la sua villa a me durante la sua assenza. I due devono aver discusso ulteriormente della questione, ma Elinor si è limitata a farmi questa offerta del tutto inaspettata. La discussione ebbe luogo nel febbraio 2005 e io, piuttosto emozionata e sorpresa, accettai volentieri la sua proposta. Non solo la villa di Elinor era uno spazio abitativo molto piacevole e moderno, ma l'attrazione irresistibile era la grande biblioteca che occupava 2 delle ampie stanze al piano superiore, appositamente progettate per lo studio. In una delle mie visite a Elinor dopo il ritorno dalla Retezat, mi mostrò l'intera villa e le sue pertinenze, fornendomi ricchi dettagli soprattutto sulla biblioteca. Rimasi a bocca aperta di fronte ai circa 7.000 volumi, alcuni dei quali molto rari, come mi informò lui stesso, disposti in modo bello e ordinato, in appositi scaffali di legno. Ripensandoci,
Sono certa che ci fosse un significato nascosto nella sua disponibilità a mostrarmi il posto. Era molto probabile che lui e il dottor Sien avessero già preso la decisione di lasciarmi la casa e che Elinor si stesse limitando a sistemarmi nello spazio. Naturalmente reagii con un'allegria a malapena trattenuta quando capii di cosa si trattava. Dopo una breve pausa in cui sentii la sua gratitudine per il fatto che avevo accettato la sua proposta, aggiunse con voce profonda al telefono: «C'è un'altra cosa di cui vorrei parlare, ma per questo dobbiamo incontrarci». Intuii che si trattava di qualcosa di più serio e fissai l'appuntamento per la sera successiva. Ero puntuale e allo stesso tempo ansioso di scoprire perché Elinor mi avesse invitato a incontrarlo. Innanzitutto, devo dirle che domani lascerò la Romania. Ha subito chiarito uno dei punti importanti. Sebbene fossi relativamente stordita dalla velocità con cui le cose stavano accadendo, avevo comunque imparato ad adattarmi per tempo e a controllare la marea di pensieri e domande naturali che mi venivano in mente, ordinandoli in base alle esigenze immediate. Elinor mi fornì alcuni dettagli tecnici e amministrativi sulla manutenzione della villa e poi mi invitò a seguirlo nel seminterrato, dove non ero mai stato prima. Scendemmo da un'elegante scala di marmo bianco in una sorta di salotto rotondo di circa 5 metri di diametro. La parete curva era dipinta di uno splendido e rilassante colore blu e sul pavimento di marmo c'era un mosaico che senza dubbio raffigurava un simbolo di profondo significato esoterico. Si trattava di un triangolo con la base in corrispondenza della scala che avevo sceso e l'apice in corrispondenza dell'unica porta del locale nel seminterrato. Il triangolo era di colore ocra e al suo interno vi erano diversi segni intricati, tra i quali notai il noto simbolo del caduceo di Mercurio. Ma queste rappresentazioni erano fatte di marmo bianco e rosso scuro. Mi sentii improvvisamente rabbrividire dalla testa ai piedi, mentre scendevo l'ultimo gradino, seguendo Elinor, e arrivavo alla porta, che era fatta di legno massiccio e metallo. Al centro della porta, intarsiato nel legno, c'era un simbolo in lega di rame. Rappresentava un grande cerchio di un serpente che si attorcigliava in modo da prendere in bocca la propria coda. A destra della porta notai un sistema di allarme digitale che Elinor disattivava digitando un codice. Non appena si udì il click specifico che segnalava la rimozione della sicurezza, Elinor premette la maniglia ed entrammo in una stanza piuttosto grande, con molti apparecchi e installazioni, per lo più in vetro. Sono stata invitata all'interno e, entrando in quel luogo che mi sembrava un vero e proprio santuario, mi sono resa conto che si trattava di un laboratorio alchemico all'avanguardia. Avevo visto alcune fotografie e pittogrammi che ritraevano momenti del lavoro degli alchimisti medievali, ma quello che vidi lì, nel seminterrato della villa di Elinor, era molto più complesso delle fragili storte dei vecchi disegni dei laboratori degli alchimisti rinascimentali. I sistemi di provette erano molto complicati, a volte con bracci che attraversavano la stanza sopra le nostre teste, intersecandosi e poi scendendo in vasi di vetro, alcuni più grandi, altri più piccoli, a forma di tronco di cono, di sfera o addirittura di clessidra. Ho visto anche 2 moderne macchine centrifughe, con diverse provette, una strana installazione metallica, che era collegata a quello che ho interpretato essere il forno e un computer. Su una parete della stanza c'era un armadio molto grande con molti scaffali, dove erano allineati vari contenitori di vetro di sostanze colorate, ognuno con la propria etichetta. Mi avvicinai a uno degli scaffali e lessi casualmente l'etichetta di un barattolo di vetro perfettamente sigillato con un coperchio speciale: tiosolfato di sodio. Tutto era perfettamente ordinato e ovviamente disposto in un certo ordine per essere utilizzato nel modo più efficiente. Circa un terzo della lunghezza dell'armadio, tuttavia, era diversamente suddiviso, e lì notai molti libri e persino manoscritti che sembravano molto antichi. Senza dubbio facevano parte della documentazione specifica dei misteriosi processi alchemici. Mi voltai verso Elinor, che era intenta a regolare qualcosa sul dispositivo metallico posto accanto al tavolo centrale di marmo. Su di esso si trovavano le storte e i piatti di vetro. Notai poi sulla parete alle sue spalle 2 grandi impianti di ventilazione completamente automatizzati,
che regolavano e mantenevano gli indici atmosferici della stanza a valori prestabiliti. Sul soffitto notai 4 estintori e di fronte al moderno forno vidi che era collocato un divano in pelle piuttosto stretto per 2 persone. Mi sono avvicinato perché il forno aveva una forma particolare, che ricordava un po' una casa con il tetto a punta. Purtroppo, sono giunta alla conclusione che per quanto efficiente e preciso questo tipo di forno moderno, che è elettrico, non può sostituire il valore del classico forno a fiamma, ha spiegato Elinor. Manca una certa dimensione sottile del processo, ma ci sto ancora riflettendo. Dopo una breve pausa ha aggiunto sorridendo leggermente. Deve sapere che nessuno è mai entrato in questa stanza da quando ho installato tutto qui, ma nel suo caso ho la sensazione che si tratti di qualcos'altro. Ed è per questo che ho voluto mostrarle questa parte segreta della casa. Tuttavia, è troppo presto, date le sue attuali conoscenze, per entrare nei dettagli tecnici e spiegarle i processi alchemici su cui sto lavorando. Io stesso, infatti, sto ancora studiando intensamente questi processi, che nascondono molti enigmi. Ho fatto la domanda che avevo sulla lingua. Ma non hai preso la pietra filosofale? Elinor rise leggermente. Mio caro, questo è un obiettivo a cui tutti gli alchimisti aspirano. È l'aspetto fondamentale del loro lavoro. Se fossi già riuscito a ottenere la pietra filosofale, non ci sarebbe stato quasi motivo di entrare in questo laboratorio. Tuttavia, sono arrivato ad alcuni risultati intermedi. Detto questo, andò in una sezione del grande armadio e prese da un ripiano una bottiglietta contenente un liquido giallo ambrato. Elinor ne fece cadere esattamente 2 gocce in un elegante cucchiaio d'argento e poi mi invitò a ingoiare il liquido. Un po' nervosa e insicura, presi comunque il cucchiaio e inghiottii rapidamente il contenuto. In realtà, data la quantità molto ridotta, non sentii quasi la presenza di quella sostanza in bocca. All'inizio non notai nulla di strano, ma dopo circa mezzo minuto mi sentii barcollare. Una forte nausea sembrava bloccarmi il respiro alla base della gola, che mi sembrava essersi gonfiata enormemente, non riuscendo più a deglutire. Improvvisamente sudai e mi sedetti piuttosto impaurita sul divano davanti al forno. Nel frattempo Elinor leggeva tranquillamente da un libro che aveva preso dallo scaffale. Un calore inaspettato mi salì dai piedi, salendo rapidamente alla testa. Il mio cuore batteva all'impazzata ed ero madida di sudore. Quando quella sensazione di calore intenso mi raggiunse la nuca, sentii intorno a me un potente rilascio di energia, come una sfera, che mi travolse la testa come 1000 aghi. Poi, per qualche istante, ho perso conoscenza, ma sono riuscita a resistere a quella sensazione molto intensa. A poco, ho notato che il calore si dissipava, lasciando il posto a uno stato estremamente piacevole e molto puro. Ho avuto la sensazione di una purezza completa, come se fossi nata proprio in quel momento. La mia anima fu inondata da una grande gioia e le mie forze tornarono improvvisamente, ma molto aumentate. Mi alzai di scatto dal divano su cui ero stata seduta in modo tormentato e, senza adeguare il volume della mia voce alla gioia e all'euforia che mi avevano invaso, gridai a Elinor che avrei voluto bere ancora un po' di quel liquido. L'uomo di fronte a me chiuse il libro e mi guardò divertito. «Certo», mi ha detto, «ma solo se siete molto desiderosi di porre fine ai vostri rapporti con questo mondo. È un elisir così potente che allo stadio e nelle condizioni psicofisiologiche in cui vi trovate ora, il vostro corpo quasi certamente si romperebbe. Non dimenticate che una delle regole essenziali dell'alchimia è mantenere le proporzioni dell'armonia. Col tempo, queste guideranno l'essere umano verso una condizione fisica, mentale e spirituale sempre più elevata. E allora arriverà a comprendere le cose in modo totalmente diverso, da una posizione più elevata. Non riuscii a trattenere il desiderio di contraddirlo, ma capii la verità di ciò che stava dicendo. Uscimmo entrambi dalla stanza e, dopo aver messo in sicurezza l'ingresso, Elinor mi condusse nel salotto al piano inferiore, dove mi diede altri dettagli amministrativi di cui dovevo occuparmi in sua assenza. Mi disse che aveva piena fiducia in me e che sarebbe arrivato un momento in cui sarebbe stata in grado di spiegarmi più approfonditamente alcuni aspetti specifici e operativi della scienza dell'alchimia. Sottolineò però
che per arrivare a quella fase era necessario, in primo luogo, fare molte ricerche. Compresi subito l'allusione all'immensa biblioteca di cui disponevo e lo ringraziai sinceramente per la fiducia accordatami. Il giorno successivo Elinor lasciò la Romania e, pur avendomi rivelato la destinazione del suo viaggio e altri dettagli in merito, mi chiese di non farne parola con nessuno. Poiché conoscevo a grandi linee la storia della sua vita, capii subito le sue motivazioni in questa direzione. Salì sulla sua elegantissima auto privata, accompagnato da un uomo adulto che non conoscevo. Mi colpì il fatto che se ne andasse solo con una piccola borsa da viaggio, nella quale era anche il dispositivo enigmatico, da cui non si separava praticamente mai. Mi disse che in quel momento non poteva sapere esattamente quando ci saremmo rivisti, ma che sarebbe stato possibile in un futuro non troppo lontano. Mi diede tutte le chiavi della casa, senza però rivelarmi il codice del laboratorio alchemico nel seminterrato. Mi chiese di capire che la sua decisione era una precauzione in più, sia per lui che per me. A quel punto provai un grande senso di vergogna. Riconoscendo la mia delusione, Elinor mi disse che si trattava solo di una situazione temporanea e che non dovevo preoccuparmi. Presto vi renderete conto in profondità che tutto ciò che accade ha il suo tempo di manifestazione. Tutto avviene in un certo ordine ed è dettato da una certa necessità spazio-temporale che non dobbiamo oltrepassare, se non in circostanze del tutto eccezionali. Queste cose vi saranno sempre più chiare man mano che la vostra conoscenza si approfondirà. A volte, con sorpresa, il salto può arrivare inaspettato. Ci salutammo e ci lasciammo con la speranza che ciò che è iniziato debba in qualche modo continuare per la legge dell'evoluzione. Non mi resi conto di quanto Elinor avesse ragione nel parlarmi di quei momenti della vita in cui il caso a volte ci offre opportunità straordinarie. Recensione. Ben presto mi resi conto che la biblioteca della villa di Elinor conteneva opere notevoli, molte delle quali di inestimabile valore, e presi l'abitudine di entrarvi sempre più spesso e talvolta di rimanere per ore a leggere e consultare i libri che erano stati accuratamente selezionati. Spesso desideravo ardentemente la presenza di Cesare per chiarire a me stesso alcuni aspetti che erano menzionati in quei testi esoterici, ma di cui non riuscivo a cogliere appieno il significato. Sapevo che sarebbe stato in grado di illuminarmi molto rapidamente su questi argomenti, come aveva fatto tante volte in precedenza. Desideravo la sua voce calma e gentile, mai ironica o esasperata dalla mia ignoranza. La sua sola presenza e vicinanza creavano uno stato di grande fiducia, chiarezza di pensiero e apertura mentale. Nel periodo che ho trascorso dopo la partenza di Elinor, sono stato quasi completamente solo, preferendo meditare il più profondamente possibile sulle persone che ho incontrato e sugli eventi che ho vissuto negli ultimi anni. Lentamente mi resi conto che c'è un significato profondo nel modo in cui si svolge la nostra vita e che tutto ciò che ci accade è in diretta connessione causale con altre azioni che abbiamo compiuto in precedenza. Tuttavia, la mia ferma conclusione aveva più che altro una base intuitiva, perché non ero ancora in grado di conoscere le radici delle mie azioni passate che hanno portato alle straordinarie congiunture in cui ero coinvolto. Piuttosto, avevo la sensazione di un filo conduttore che mi guidava passo dopo passo, dall'ignoto, che potevo sentire intuitivamente nel mio cuore e nella mia anima. Partendo da questa idea, mi sono chiesto cosa o chi mi stesse guidando in questo modo. Già da tempo avevo preso la decisione di abbandonarmi, a prescindere dai rischi, al servizio del bene in modo altruistico, secondo le mie possibilità. In effetti, i modi principali in cui sono stato spinto a realizzarla mi sono stati suggeriti dalle persone a cui devo praticamente tutto in termini di maturazione spirituale. Mi riferisco in particolare a Cesare Brad, poi al dottor Sien, a Elinor e, in modo del tutto particolare, alla dea Maciandi. Ho appreso che molti lettori dei 2 precedenti volumi che ho scritto hanno espresso la loro impazienza o perplessità per il fatto che il terzo volume della serie non sia uscito prima. In tutta onestà,
Confesso che non vedevo l'utilità di scrivere un volume in cui non avevo praticamente nulla da dire, se non sulla mia alchimia mentale e sull'approfondimento di alcuni insegnamenti iniziatici. Inoltre, come mi aveva indicato il dottor Zien, non c'era tempo per spiegare in modo più approfondito alcuni aspetti specifici e operativi della scienza alchemica. Sottolineò però che per arrivare a quella fase era necessario, in primo luogo, documentarsi in modo molto approfondito. Compresi subito l'allusione all'immensa biblioteca di cui disponevo e lo ringraziai sinceramente per la fiducia accordatami. Il giorno successivo Elinor lasciò la Romania e, anche se mi rivelò la destinazione del suo viaggio e altri dettagli, mi disse che non era in grado di capire come si sarebbe trovata. Poiché conoscevo a grandi linee la storia della sua vita, capii subito le sue motivazioni in questa direzione. Salì sulla sua elegantissima auto privata, accompagnato da un uomo adulto che non conoscevo. Mi colpì il fatto che se ne andasse solo con una piccola borsa da viaggio, che conteneva l'enigmatico dispositivo da cui non si separava praticamente mai. Mi disse che in quel momento non poteva sapere esattamente quando ci saremmo rivisti, ma che sarebbe stato possibile in un futuro non troppo lontano. Mi diede tutte le chiavi di casa, senza però rivelarmi il codice del laboratorio alchemico nel seminterrato. Mi chiese di capire che la sua decisione era una precauzione in più, sia per lui che per me. Provai un grande senso di rammarico. Riconoscendo la mia delusione, Elinor mi disse che si trattava solo di una situazione temporanea e che non dovevo preoccuparmi. Presto vi renderete conto in profondità che tutto ciò che accade ha il suo tempo di manifestazione. Tutto avviene in un certo ordine ed è dettato da una certa necessità spazio-temporale che non dobbiamo oltrepassare. Con tutte le informazioni che avevo trovato nelle opere specializzate, avevo ancora bisogno di alcune spiegazioni più sfumate, che avrebbero fatto luce sulla mia comprensione dei diversi aspetti della creazione. Sapevo che avrei potuto ottenerle solo da Cesare, ed è per questo che spesso pensavo a lui con nostalgia, ricordando i preziosi momenti trascorsi insieme, veri momenti di iniziazione spirituale. Questo periodo di intensa pratica spirituale e di studio è durato diversi mesi, dopo che Elinor mi ha lasciato in custodia la sua villa. Come mi aveva consigliato Cesare nel nostro ultimo incontro nell'inverno del 2005, poco prima di ricevere la proposta di Elinor, era necessario scrivere solo degli aspetti veramente essenziali di informazioni umane importanti e complesse. Queste dovevano riferirsi ad alcune realtà straordinarie che ho dovuto affrontare, così come ad alcune nozioni di base che possono segnare beneficamente l'esistenza degli esseri umani. Mi stavo abituando alla relativa tranquillità della mia vita, che mi consentiva di accumulare sempre più informazioni esoteriche e spirituali, quando un evento inaspettatamente ha scosso dalle fondamenta il normale flusso della mia esistenza. Sia la rapidità con cui le cose sono accadute, sia le implicazioni generate dal loro susseguirsi, hanno generato nel mio essere uno stato di effervescenza e dinamismo che mi ha aiutato ad affrontare le situazioni con grande coraggio e maturità. Avevo già fatto l'esperienza di alcuni eventi sorprendenti, emotivamente molto intensi, e avevo già una discreta quantità di conoscenze che mi aiutavano a mantenere il mio equilibrio mentale e fisico. Tuttavia, confesso che non sono stati pochi i momenti in cui ho dovuto fare appello a tutto il mio autocontrollo per superare alcune delle situazioni difficili che ho vissuto nell'ultimo anno. Sono anche consapevole che l'opportunità che mi è stata data ha significato molto per me e oso credere che il gioco sottile che l'ha resa possibile coinvolga dimensioni della coscienza a cui non molti hanno accesso. Cercherò quindi di essere il più preciso possibile nel raccontare i fatti accaduti e di cogliere al meglio alcune sfumature importanti dei consigli e delle spiegazioni che Cesare mi ha dato. Inoltre, sono certo che senza il suo aiuto non avrei avuto la straordinaria opportunità di partecipare a quegli eventi, né tantomeno di apprenderne i sorprendenti dettagli e significati. Un giorno di settembre del 2005 ero a casa dopo essere tornato a Bucarest dopo un breve viaggio in provincia. Era sera
e stavo sistemando con cura diversi libri in una borsa per portarli nella biblioteca della villa di Elinor. Quando non mi fermavo lì per la notte, avevo l'abitudine di prendere una o più opere che mi interessavano per studiarle a casa. In questo modo mi assicuravo una certa continuità nel processo di documentazione. Stavo sfogliando ancora una volta le pagine di una rara traduzione della Bhagavad Gita, annotata dal saggio Janakar, prima di decidere se tenerla con me o includerla tra le altre che avrei riportato a casa, quando mi cadde l'occhio su alcune considerazioni particolari sull'importanza del maestro spirituale, che il commentatore sviluppava in modo molto profondo. Sono stato sorpreso da una potente scarica energetica intorno a me, come una sfera che mi ha travolto la testa come 1000 aghi. Devo aver perso i sensi per qualche istante, ma sono riuscito a resistere a quella sensazione così intensa. A poco ho notato che il calore si dissipava, lasciando il posto a uno stato estremamente piacevole e molto puro. Ho avuto la sensazione di una purezza completa, come se fossi nato proprio in quel momento. La mia anima fu inondata da una grande gioia e le mie forze tornarono improvvisamente, ma molto aumentate. Mi alzai di scatto dal divano su cui ero stato seduto in modo tormentato e, senza adeguare il volume della mia voce alla gioia e all'euforia che mi avevano invaso, gridai a Elinor che avrei voluto bere ancora un po' di quel liquido. L'uomo di fronte a me chiuse il libro e mi guardò divertito. «Certo», mi ha detto, «ma solo se siete molto desiderosi di porre fine ai vostri rapporti con questo mondo. È un elisir così potente che allo stadio e nelle condizioni psicofisiologiche in cui vi trovate ora, il vostro corpo quasi certamente si romperebbe. Non dimenticate che una delle regole essenziali dell'alchimia è mantenere le proporzioni dell'armonia. Col tempo, queste guideranno l'essere umano verso una condizione fisica, mentale e spirituale sempre più elevata. E allora arriverà a comprendere le cose in modo totalmente diverso, da una posizione più elevata. Non riuscii a trattenere il desiderio di contraddirlo, ma capii la verità di ciò che stava dicendo. Uscimmo entrambi dalla stanza e dopo aver messo in sicurezza l'ingresso, Elinor mi condusse nel salotto al piano inferiore, dove mi diede altri dettagli amministrativi di cui dovevo occuparmi in sua assenza. Mi disse che aveva piena fiducia in me e che sarebbe arrivato un momento in cui mi sarebbe stata data una buona opportunità per conoscere meglio sia noi che l'altro. In un certo senso, sono come il vento. Non possiamo vederlo, ma sentiamo la sua influenza, notiamo i suoi effetti. Una tale coincidenza, una delle più apparentemente banali, mi è capitata in quel momento. Eppure che stupore, che gioia esuberante mi ha dato. Ho risposto al telefono e sono rimasta impietrita dalla sorpresa quando ho sentito la voce di Cesare che mi salutava e mi chiedeva se ero in casa perché voleva farmi visita. Di getto, senza riuscire a trovare le parole, risposi che quello che stava accadendo era straordinario, che in quel momento stavo pensando intensamente a lui, che desideravo tanto incontrarlo e che avevo appena... Poi squillò il telefono e il mio desiderio fu quasi magicamente esaudito. Gli chiesi come fosse possibile e quale potesse essere la spiegazione. Cesare si mise a ridere di cuore e mi disse che sarebbe stato qui tra pochi minuti. Mi chiese se ero libero quella sera, perché aveva delle cose importanti da dirmi e avevamo bisogno di più tempo. Risposi che ero l'uomo più libero del mondo e che non vedevo l'ora. Infatti, in meno di 10 minuti, ho sentito suonare il campanello. Aprii subito e lo vidi lì, alto, calmo, perfettamente in equilibrio e sorridente, che mi guardava con grande gentilezza. Ci siamo abbracciati come due ottimi amici, ma già sentivo nel profondo del mio cuore che era diventato per me un vero maestro, che mi stava iniziando ai misteri dell'ignoto. Percepivo in lui, attraverso fili invisibili, una forza e una determinazione straordinarie, come non avevo mai notato in nessun altro. Il suo potere sembrava così grande che ogni volta che ci incontravamo, nel giro di pochi secondi, provavo un profondo senso di benessere e, allo stesso tempo, un inspiegabile desiderio per l'ignoto,
per ciò che si trovava al di là di questo mondo complicato. Tutto il mio essere diventava più rilassato e la mia mente più chiara. Sentivo una specie di freschezza nella parte superiore della testa, che era così piacevole che spesso mi commuovevo fino alle lacrime, come quando si vede una persona molto cara dopo tanto tempo. Trattenendo a stento la mia esuberanza, invitai Cesare in casa, desiderosa di scoprire come spiegava la sincronicità sulla base di quanto mi era appena accaduto. Ci sedemmo entrambi in poltrona e dopo aver scambiato alcune impressioni sul lungo periodo in cui non ci eravamo visti, gli chiesi ancora una volta cosa ne pensasse dell'incredibile corrispondenza degli eventi che si erano appena verificati. Avevo tanto desiderato questi momenti d'oro, in cui avrei imparato cose molto importanti sugli enigmi della vita. Questi incontri erano per me come l'acqua per gli assetati nel deserto infuocato. Le parole e le spiegazioni di Cesare avevano un grande impatto e chiunque avesse un minimo di sensibilità avrebbe potuto notare la modestia, ma anche la competenza con cui venivano pronunciate. Nel mio caso, avevano anche una dimensione profondamente spirituale ed erano veri attributi iniziatici sia per la vita fisica sia per quella sottile, che mi era in gran parte sconosciuta. Una sottile dimostrazione. Sorridendo, Cesare disse: «In effetti, la coincidenza sembra incredibile, ma tuttavia è accaduta, è stata reale, si è materializzata. Nel contesto delle coincidenze di questo tipo, sembra relativamente poco importante, ma se prestate attenzione, noterete sempre più spesso queste coincidenze, apparentemente strane, o la sovrapposizione di eventi di natura diversa, ma che tuttavia hanno una causa comune. Quanto più sarete vigili, tanto più noterete un numero sempre maggiore di queste coincidenze e le noterete anche in altre persone. Quello che non riuscirete a notare, invece, e sarà molto più difficile, è il loro significato, perché sono di natura principalmente soggettiva, appartengono alla persona che li sperimenta e sono intimamente legati al suo destino, alle sue caratteristiche mentali ed emotive. Ok. Ma cosa dovrei capire quando vivo un evento del genere? Gli chiesi. Non c'è dubbio che non viene fuori dal nulla e, per di più, è molto significativo. Non è una cieca coincidenza, ha un significato. È questa, infatti, la domanda a cui sto cercando una risposta. Da dove viene questo significato e chi lo determina? Cesare mi guardò pensieroso per qualche istante. La cosa giusta da fare sarebbe quella di chiedersi innanzitutto quale sia il significato nascosto che la sincronicità vi rivela. Solo allora potrete iniziare a meditare sulla causa o sulla fonte che l'ha generata. Tuttavia, visto che me lo avete chiesto, risponderò brevemente a questa domanda, in modo che possiate avere un punto di partenza per la vostra ulteriore analisi. Da un punto di vista esoterico, ciò che molti chiamano coincidenza o sincronicità degli eventi rivela in realtà al massimo grado la presenza di Dio, perché in sua assenza non potrebbe accadere tutta l'incredibile simultaneità di eventi che si verificano nella nostra vita. Ma il fatto che si verifichino comunque dimostra che c'è qualcuno in grado di organizzarli, farli coincidere e manifestarli. Ma è molto importante capire che questa realtà di sincronicità può permetterci di passare immediatamente, anche nei piccoli eventi quotidiani che viviamo, come la situazione di sincronia con la telefonata che avete ricevuto da me questa sera, a ciò che è al di là di tutto questo, e quindi di convincervi dell'esistenza di una realtà molto più grande di quella che vivete qui. Voglio dire che queste coincidenze sono come una porta che aspetta di essere aperta, per sfuggire a una realtà insospettata, ma essenziale per la felicità umana. Ero un po' sorpreso. Era la prima volta che Cesare sollevava la questione dell'esistenza di Dio e mi spiegava che poteva essere percepita immediatamente, se ero disposto a comprendere i fenomeni che mi circondavano. Confesso che questo argomento mi preoccupava molto e mi sforzai di chiarire molti dei miei dubbi, e in gran parte ci riuscii, grazie a un attento studio dei principi generali alla base dei più importanti sistemi filosofici e pratici dell'Oriente, e in particolare dell'India. Tuttavia, passare dalla teoria alla pratica è un passo enorme e volevo realizzarlo il prima possibile.
Allo stesso tempo sapevo che l'argomento era relativamente delicato. Molti lo banalizzano e molti lo ignorano completamente. Ma ho sempre sentito nel mio cuore che c'è qualcosa, che la vita è molto più di un meccanico svolgersi di eventi. Più volte ho avuto l'opportunità di sollevare la questione con persone di cui mi fidavo abbastanza e di cui rispettavo le opinioni. Con mia sorpresa e delusione ho dovuto riconoscere che l'idea di Dio della maggior parte delle persone è errata o inesistente. Purtroppo in alcuni ho notato persino una sorta di ostinazione inconscia e in altri ho appreso che preferiscono seguire il sentiero oscuro del male. In queste circostanze, come si può fare un'argomentazione chiara su Dio con loro, quando rifiutano qualsiasi discussione sull'argomento fin dall'inizio? La forza oscura e l'intelligenza spesso diabolica instillano inconsciamente in loro un falso senso di potere e di dominio, che alla fine li condurrà a una grande caduta. Un po' scoraggiato da queste battute d'arresto, avevo più volte intenzione di chiedere consiglio a Cesare in questa direzione, e questa mi sembrava un'ottima occasione, perché lui stesso aveva portato non si tratta di questo. Inoltre, sono certamente molti di più gli esseri umani che hanno una fede sincera in Dio, piantata nel profondo del cuore. Anche se alcuni di loro, ancora tributari dei rigori della società, cercano di convincersi che forse si sbagliano o che si tratta di una mera forza soprannaturale, di una cosa indefinita che non è accessibile agli uomini. Per questo ho deciso di fare chiarezza su questo difficile argomento e di chiedere a Cesare di spiegarmi nel modo più chiaro possibile gli elementi relativi a questo tema, affinché io, a mia volta, possa spiegarli ulteriormente, in modo che gli interessati possano superare facilmente le barriere dell'incertezza. Se Dio è colui che incastra le sincronicità, che le rende possibili, allora significa che Egli è sempre in noi, come afferma la tradizione orientale, ho detto. Perché se fosse solo fuori di noi, non vedo come potrebbe sistemare tutte le sincronicità e l'accozzaglia di fatti e realtà che ci circondano. Per inciso, questo è in totale accordo con la filosofia indù, che parla dell'Atman, lo spirito essenziale, il sé immortale dentro ognuno di noi. Ma qui c'è un grosso problema che è stato sollevato da molte persone. Sto parlando del fatto che, come sapete, sulla base della sua schiacciante autorità, la religione cristiana non lo riconosce affatto e lo considera addirittura una bestemmia. Vi dico che ho avuto modo di incontrare molte persone che sono rimaste sconcertate da questo fatto e alcune di loro sono arrivate a vivere quasi un dramma interiore, perché il sentimento puro che avevano nel cuore, che faceva loro percepire più o meno la presenza del sé e quindi di Dio in loro stessi, veniva ostacolato dal dogmatismo cristiano a cui erano subordinati. Cesare ascoltò con attenzione e rifletté per qualche istante. È vero che la tradizione cristiana nega che Dio sia presente nella creatura umana, mi ha risposto in seguito. Tuttavia, come lei ha detto, le tradizioni spirituali orientali e anche il buon senso spirituale ci mostrano che Dio è in realtà presente in noi in ogni momento, anche quando l'essere umano è ritardato, anche quando è egoista e anche quando è arrabbiato. È quindi molto importante che l'uomo sappia e poi capisca che Dio è presente in lui in ogni caso e in ogni situazione. Ti riferisci al nostro sé essenziale, lo interruppi, per evitare che ci fossero dubbi. Sì, mi riferisco all'Atman nella tradizione spirituale indù. Bisogna rendersi conto che, se non fosse così e se Dio non avesse messo in ogni essere umano una scintilla di sé, sarebbe stato impossibile per lui chiedere all'uomo di conoscerlo attraverso tutti i grandi iniziati che si sono realizzati spiritualmente. Infatti, anche se l'uomo volesse conoscere Dio, non avrebbe nulla da conoscere se egli fosse assente dal suo essere. E allora l'uomo potrebbe giustamente chiedersi: perché mi dici di conoscerti se sei solo fuori di me? Vedi che è impossibile, perché tu sei fuori di me e io sono solo. E poiché non sei in me, dove posso conoscerti? Al di fuori? Se così fosse,
tu potresti scomparire ogni momento senza che io possa mai trovarti. Quindi, se sei solo fuori di me, non significa che ti ho trovato per sempre, e questo non mi piace. Questo possibile monologo dovrebbe mostrarvi l'inconsistenza dell'idea che Dio non sia in ognuno di noi. Tutti dicono che Dio esiste là fuori, ma la vera rivelazione di Dio è, in realtà, quella che avviene nel nostro stesso essere. Solo allora si può dire che abbiamo raggiunto lo stato di diventare divini. Le parole di Cesare illuminarono ulteriormente la mia comprensione. Anche se per me non c'era scisma tra questi aspetti contraddittori dell'esistenza di Dio, la dimostrazione molto pertinente di Cesare aveva il dono di suscitare in me una comprensione molto più profonda di questa realtà. Così sottolineai subito il punto. Credo che sia questo il motivo per cui Gesù ha detto: «Io sono nel Padre e il Padre è in me». Ma pochi hanno compreso questa affermazione e oggi ne vediamo il risultato. Avete capito il senso? Cesare confermò quello che avevo detto. Tuttavia, devo notare che ciò che la religione cristiana ha ritenuto vero solo per Gesù è vero anche per ciascuno di noi. Questa verità è fondamentale. A causa delle deviazioni, nelle traduzioni della Bibbia, ci sono state idee che stabilivano l'inesistenza di Dio nell'essere umano e che ritenevano che solo conoscendo Gesù, con la sua presenza, si sarebbe potuto ottenere l'amore di Dio. Attraverso Gesù la razza umana può conoscere anche Dio Padre. Altrimenti, dicono i chierici, non è possibile. Anche se accettassimo questa idea come vera, dovremmo comunque notare che ci sono state persone che hanno avuto la rivelazione di Dio molto prima di Gesù. Ricordate le immagini olografiche nella sala di proiezione. Si vedeva che c'erano esseri umani che avevano missioni simili a quelle di Gesù, ma decine di migliaia di anni prima di lui, e si vedeva anche l'influenza puramente divina delle loro azioni. Ho annuito immediatamente. Ricordo che in quel momento fui molto colpito da quell'aspetto, ma poiché la sequenza di immagini e informazioni era molto ricca, quella forte impressione passò in qualche modo in secondo piano. Più tardi, a distanza di qualche mese, dopo aver rivisto più dettagliatamente a memoria ciò che avevo visto allora nella sala di proiezione all'interno dei Monti Bucegi, mi sono reso conto che non ero più così sorpreso e che la situazione mi sembrava naturale. Così ci sono stati molti altri esseri umani che hanno raggiunto la piena comunione con Dio Padre, che hanno preceduto di molto Gesù e che hanno avuto anch'essi missioni spirituali molto importanti. Nelle immagini che abbiamo visto abbiamo riassunto le missioni di 3 saggi, 2 dei quali erano grandi riformatori spirituali. Cesare accolse immediatamente l'idea. Questo fatto molto semplice dimostra chiaramente che Dio è sempre presente in noi. Se non fosse stato così fin dalle nostre origini, tutti i popoli che hanno vissuto prima di Gesù avrebbero dovuto essere degli scarti di Dio, che avrebbero potuto chiederne conto anche solo mettendolo in discussione. Perché ti sei preso gioco di noi e ci hai manifestato prima della venuta del tuo figlio, perché, ecco, siamo un rifiuto per sempre. Naturalmente questa idea è insensata, proprio come l'idea del peccato e del tormento eterno. Le persone dovrebbero rendersi conto, e qui mi riferisco in particolare a coloro che sono fanatici nella loro fede, dogmatici e privi di quel minimo di apertura d'animo, che potrebbe aiutarli a intuire molto facilmente la verità di ciò che vi sto dicendo, che una tale idea è semplicemente aberrante. Non può essere che, per un errore che è ovviamente limitato nel tempo, perché anche la vita dell'uomo è limitata nel tempo, il supplizio assegnato all'essere in questione sia eterno. Ora penso che sappiate fin troppo bene che la sofferenza o l'angoscia dell'uomo è direttamente proporzionale agli errori che commette nella vita. Immagino che abbiate sentito parlare di persone che in un periodo della loro vita attraversano certe crisi e persino gravi disturbi mentali, ma che dopo un certo periodo di tempo si riprendono e addirittura in alcuni casi riescono a raggiungere una forma migliore di quella precedente alla malattia. Mi sono reso conto che non ci avevo pensato. Sì, hai ragione, ho detto sorpreso. Come fanno a guarire? Normalmente la gravità della crisi e della malattia dovrebbe ucciderli.
Cesare rispose imperturbabile, perché nel loro caso il danno non era così grande e quel periodo di tormento è terminato, rimediando ai torti subiti in passato, prima della fine della loro vita. In altri casi, invece, la situazione è diversa. Alcuni non si riprendono mai, altri diventano paranoici o lo sono stati fin dalla nascita e lasciano il piano fisico nello stesso stato. Avevo capito correttamente il meccanismo del karma o del destino, ma le spiegazioni di Cesare chiarirono ancora meglio la questione. Dovete sapere che alcune delle cose che mi avete detto le ho sostenute anche nelle discussioni che ho avuto con varie persone, ma sono rimasto stupito dalla virulenza di molti di loro e dal modo in cui hanno distorto le mie parole. A volte non sapevo quasi come rispondere, tanto erano palesi e maligne le loro osservazioni. Ero turbato perché non riuscivo a capire come mai non riuscissi a imporre il punto di vista del bene, che, come lei mi ha detto, ha sempre la meglio. Cesare fece una breve risata e si appoggiò alla poltrona. È proprio vero che il bene trionfa sempre, non dubitatene. Tuttavia, in alcune situazioni non è sufficiente essere solo buoni, ma piuttosto deboli in forza interiore e ispirazione. Nel confronto con un essere malvagio ma potente, se siamo buoni ma non abbiamo abbastanza forza interiore, saremo sconfitti rapidamente. Supponendo di trovarci in una situazione del genere, che può essere anche drammatica, non avremo più la possibilità di imporci, anche se da una parte la nostra è la verità, anche se la conosciamo fin troppo bene, e anche se ci è molto chiaro che l'altro è un pervertito che vuole disorientare o dividere, ad esempio, migliaia di altre persone. A quel punto non avrà più importanza. E anche se ci lamentiamo raccontando a tutti cosa fa quella persona, quanto è malvagia e quale mostruosa verità sappiamo su di lei, paradossalmente tutto questo non avrà quasi più importanza. Ero un po' confuso. In qualche modo, a livello inconscio, credo di aver immaginato che il bene e la verità debbano vincere automaticamente e rapidamente, a prescindere da tutto. Perché? Ho chiesto con un po' di esitazione. Perché il bene è impotente in quella situazione. Cesare parlò lentamente e con enfasi, come per convincersi che avessi capito bene quell'aspetto particolarmente importante. Perché quando siamo anemici nelle nostre reazioni e risposte, non saremo in grado di combattere efficacemente e con forze approssimativamente uguali, avendo l'arma del bene, con colui che è forte nel male. Un essere forte nel male deve essere contrastato da un essere forte nel bene. Se non sono almeno uguali, vincerà colui che è molto forte nel male. Penso che sappiate, tra l'altro, che nella storia ci sono stati molti casi in cui un tiranno o un despota è riuscito a disorientare milioni di persone e a farle agire in modo aberrante, come desiderava. Se la bontà non è anche abbinata a un potere interiore, in modo da diventare una bontà efficace, allora non è la bontà di Dio. Direi piuttosto che è uno stato deplorevole, in cui molti potrebbero addirittura dire di colui che la manifesta che è stupido, così buono. In una situazione del genere, la persona buona ma ancora debole dal punto di vista dell'aura e della forza interiore si sentirà un po' appiattita, piccola e quasi insignificante, di fronte alla forza straripante del suo avversario, purtroppo orientato all'influenza del male. Si può quindi riconoscere questa persona debole e impotente dallo stato specifico che manifesta. Spesso alza le spalle e dice, considerandola una scusa pienamente giustificata: «Sono piccolo, non ho niente da fare, devo obbedire». E obbedisce, anche se ciò che fa è contro la sua volontà. Non può opporsi efficacemente al maligno perché la sua aura energetica è piccola e anemica, cioè non ha ancora una forza benefica sufficiente per resistere con successo alla pressione esercitata dall'avversario, che è il male. Seguì una pausa durante la quale né io né Cesare dicemmo una parola. Fissavo un punto del pavimento, cercando di capire più o meno quale fosse la mia condizione attuale nella prospettiva di un simile confronto tra il bene e il male. È vero che erano passati alcuni anni dall'ipostasi a cui avevo fatto riferimento, dalle discussioni che avevo avuto con i miei avversari, ma esitavo a dare un giudizio. Avrei voluto chiederlo a Cesare, avrei voluto avere un giudizio pertinente, ma qualcosa sembrava impedirmi di chiederglielo. Mi ritrovai a chiedere: e come può questa forza del bene crescere nell'aura personale?
Come posso, ad esempio, diventare abbastanza forte da affrontare con successo il male negli altri? Sentii allora di aver scelto la strada giusta. Cesare sembrava soddisfatto della mia domanda. Mi guardò dritto negli occhi e rispose tranquillamente: molti portano e manifestano il male, le tendenze o le intenzioni malvagie quasi inconsciamente. Il più delle volte non se ne rendono nemmeno conto e arrivano persino a pensare che sia un bene. I piani maligni inferiori li nutrono con un'energia specifica molto grossolana e influenzano la loro mente e il loro pensiero, in modo tale che questi esseri arrivano persino a desiderare o a gioire quando fanno del male a chi li circonda. Sapete che le forze del male non tollerano il bene. La superiorità spirituale e persino morale offende chi è malvagio e allora sente un desiderio esacerbato di colpire, distruggere, contaminare ciò che è buono ed elevato. Nella nostra epoca è molto facile trovare esseri non ribelli disposti a commettere tali atti spregevoli, che diventano un canale malvagio per le forze del male. Tuttavia, finché non sono caduti molto in basso e non hanno chiuso la loro anima al limite con il loro modo riprovevole di pensare e le loro azioni malvagie, queste persone hanno ancora alcuni momenti di lucidità in cui sono tormentate dall'angoscia del dubbio e del malanimo. Ma se sono scese troppo in basso, se si sono svendute, come si dice, allora sarà molto difficile riportarle alla normalità nella loro esistenza attuale. Un esempio sarebbe il senior Massini, vero? Chiesi. Certo. E non solo lui. In generale, praticamente tutti i leader massonici importanti a livello internazionale si trovano di fronte a questo problema. O lo sono o non ne sono ancora pienamente consapevoli. È come un marchio apposto sulla loro aura, che non potrà mai ingannare una persona senziente e profondamente orientata al bene. Sì, ma la gente comune dirà che tutto questo è solo un'invenzione e un'aberrazione, che si tratta in realtà di persone rispettabili. Voi conoscete solo la vecchia e ridicola concezione della scienza materialista. Non ci sono energie sottili, non ci sono corpi sottili, non ci sono mondi sottili perché non si possono vedere. Cesare fece un sorriso appena percettibile. Mio caro, questo è un problema specifico dell'epoca decadente in cui viviamo. Se nel loro egoismo, nella paura e nella convenienza alcuni preferiscono pensare in questo modo, è solo per la loro ignoranza. Le energie sottili esistono e possono essere portate alla ribalta, ma chi le percepisce deve essere in grado di catturarle. Come non si può imprimere una fotografia su un pezzo di legno, così queste energie sottili non possono emergere in nessun essere, se non ha il risveglio e la capacità di percepirle. La coscienza di una persona del genere è di una frequenza vibratoria inferiore e non può percepire la manifestazione sottile delle energie che la circondano. È come l'uomo di campagna che vede un elefante, ma dice che non esiste. Al di là dell'ignoranza di queste persone, tuttavia, la realtà sottile è ben chiara a coloro che si sono allenati e hanno acquisito la capacità di chiaroveggenza. Hanno un mondo comune perché descrivono stati e aspetti simili. Dal punto di vista della percezione sottile, questo mondo è di gran lunga superiore a quello in cui la gente comune sente e percepisce le cose e gli esseri che la circondano. A pensarci bene, per fare un certo parallelo, i fenomeni magnetici non possono essere evidenziati se non si dispone degli strumenti di misura necessari, né si possono notare certi tipi di radiazioni atomiche se non per gli effetti che producono. Eppure, anche se non si vedono, sono comunque accettati. Annuii con determinazione. Dopo una breve pausa, Cesare riprese l'idea in modo naturale. Vi dicevo che i malvagi non possono ingannare un essere profondamente orientato al bene che possiede anche alcune qualità di chiaroveggenza, ma purtroppo riescono ancora a ingannare con successo enormi masse di persone attraverso i loro diabolici sistemi di governo e di controllo della popolazione. Non potete immaginare la miseria e la decadenza che possono esistere nel loro mondo, soprattutto nel mondo politico. So qualcosa. Ho avuto l'opportunità di osservarli per un po', anche se all'epoca non ne ero ancora consapevole. Dissi con amarezza, riferendomi al mio servizio passato.
È molto positivo che il destino ti abbia indirizzato in un'altra direzione. Inoltre vi aiuterà molto a prendere la decisione giusta quando vi dirò il motivo della mia visita. Alcune delle raccomandazioni che ho fatto, così come la sua neutralità rispetto al conglomerato politico, sono state carte vincenti per far sì che alcuni decisori la prendessero in considerazione. Non si preoccupi, è una proposta decente, anche se mi rendo conto che nasconde un gioco complicato. Il cuore mi balzò nel petto. Questo approccio da parte di Cesare era qualcosa di totalmente diverso, che mi incuriosiva molto. Ma non ebbi il tempo di esprimere ad alta voce la mia perplessità prima che Cesare si rivolgesse di nuovo a me. Ed è molto positivo che la nostra discussione abbia abbracciato questi aspetti della necessità di essere forti e orientati al bene, perché sono legati a ciò che sto per dirvi. Ho pensato che fosse il momento di cogliere l'occasione, ora che si era presentata. Così gli chiesi senza esitazione: «Stai dicendo che è necessario, in virtù di ciò che devo decidere, avere un'aura forte e sufficiente energia per sostenere un confronto con il lato negativo? Ma sono davvero pronto per questo?» Cesare sorrise, evitando elegantemente una risposta secca. «Se nella vostra aura il potere del bene è sufficientemente sviluppato, sarete in grado di combattere efficacemente le potenti manifestazioni del male e persino di convincere coloro con cui entrate in contatto in tali circostanze della natura malvagia del loro orientamento. Il più delle volte, questi esseri sono in qualche modo mimetici. Imitano ciò che vedono negli altri, ma imitano ciò che è malvagio. È anche naturale che accumulino nella loro aura influenze negative. Queste persone sono come marionette che agiscono in quel modo, perché chi le circonda agisce in quel modo. Si verifica così una sorta di imbecillimento generale, in cui ognuno prende l'altro come esempio, ma non per quanto riguarda le buone abitudini e i giusti atteggiamenti, bensì per quanto riguarda le cattive azioni e le cattive tendenze, perché, come sapete, sono molto più facili da seguire. Alla fine, inevitabilmente, queste azioni dovranno essere pagate per intero, e ciò significherà molta sofferenza per la persona interessata. Mi permisi allora di intervenire. L'imbecillimento collettivo è principalmente di natura ideologica e lo stock di offerta decadente è attualmente molto più grande di quello delle sole idee e azioni. Cesare confermò pienamente ciò che avevo detto. Questo è del tutto vero, perché la massoneria ha già un controllo quasi totale dei mezzi di diffusione di informazioni, idee e programmi alle masse. È facile vedere che l'enfasi è sul decadente, sul facile, sul puerile, sull'insipido, sulla mancanza di contenuto, su ciò che non promuove i valori spirituali. In queste condizioni è naturale che le persone inghiottano ciò che viene loro propinato. All'inizio forse più lentamente, ma con il tempo si instaura l'abitudine e tali energie e idee si accumulano nella loro mentalità e nella loro aura. È così che dovrebbe essere e è normale. Questo porta alla situazione paradossale per cui se ora si inserisce qualcosa di veramente prezioso e spirituale, questa presentazione viene nel migliore dei casi ignorata, se non addirittura ripudiata. Questo è triste e pericoloso. Tuttavia ci sono sempre delle soluzioni. Ricordate che qualsiasi abitudine può essere cambiata agendo su un'altra abitudine nella direzione opposta. Se siete ben orientati e forti, potete convincere le persone con cui entrate in contatto della natura malvagia del loro orientamento e realizzare così un fenomeno di sgonfiamento delle tendenze malvagie che promuovono. Anche in una breve discussione con queste persone, se la vostra aura è abbastanza forte, potete realizzare un orientamento benefico di questi esseri umani, che sarà salvifico per loro. Altrimenti sarà molto difficile convincere, ad esempio, un fan sfegatato dell'hard rock che ciò che sta facendo è sbagliato. A patto che ci sia un dialogo, ovviamente. Ma se ci riuscite, allora la persona smetterà semplicemente di sentire un'attrazione per ciò che prima considerava affascinante e malvagio. Cesare bevve un sorso del succo d'arancia che gli avevo servito e poi continuò, improvvisamente ispirato. Pensate all'immenso livello di robotizzazione e ipnosi
in cui l'uomo moderno conduce la sua vita. Se prestate attenzione al suo modo di vivere e di pensare, noterete subito che ha praticamente dimenticato la sua anima divina ed è totalmente affascinato dalle tentazioni inferiori, degradanti, viziose e perverse della società di tipo massonico in cui è integrato. Essendo governata quasi esclusivamente dall'accumulo materiale, in questa società si trovano molto raramente tracce di autentica spiritualità. E quando si manifestano, tendono a essere rapidamente oppresse, biasimate e degradate agli occhi delle folle, che vengono poi come ipnotizzate dalle notizie dei media. È una triste realtà che dovremo affrontare con coraggio, perseveranza e pazienza. Tuttavia il fatto che le persone siano molte dovrebbe avere un'influenza importante nella lotta contro il male, la massoneria. Osservai. È un aspetto quantitativo, non è vero? Ci sono molti che purtroppo hanno adottato, per ignoranza o anche intenzionalmente, la via del male. Ma credo che ci siano anche molte persone benefiche, orientate positivamente, che vogliono che il bene trionfi. Quello che dite è vero, ma non dimenticate che questi fenomeni di azione di massa benefica ed efficace si verificano a condizione che ci sia un perfetto stato di unità tra tutti i membri del gruppo o della folla, di persone che agiscono in quella direzione. Dovete capire bene perché questo stato di unità è necessario in qualsiasi gruppo di esseri umani. Inoltre, tutto questo può farvi capire meglio come le forze demoniache e sataniche si manifestano quando cercano di dividere, creando uno stato di sospetto e di assenza di unità in un gruppo. Se lo stato di unità viene frantumato, anche la forza energetica scompare. E questo è esattamente ciò che l'organizzazione massonica cerca di ottenere a livello globale, in tutto il pianeta. È molto chiaro che finché le persone sono divise e sempre inimicate tra loro, soprattutto attraverso le guerre, lo stato di unità, forza, coerenza ed efficienza nell'azione non può sorgere. Comprendere questa legge, perché è davvero una legge universale, può far capire perché è così importante mantenere uno stato di armonia in un gruppo, in un team o in una coppia. Ero un po' confuso e per questo chiesi: e l'unità di un gruppo viene forse interrotta, anche se coloro che non riescono a integrarsi sono molto meno degli altri? Quello che sto per dirvi vi sorprenderà, ma questo accadrà solo finché non capirete bene il sottile meccanismo. È sufficiente che un singolo essere appaia e crei uno stato di disarmonia nel gruppo in questione, che poi porta alla separazione, alla dissociazione, e quindi annulla lo stato di unità tra i membri del gruppo o della folla in questione, creando inutili tensioni. È proprio questa la famosa tecnica del diversivo, tanto utilizzata in politica e nei servizi segreti. Per questo è molto importante che il gruppo o la folla di persone che mirano a un obiettivo benefico siano armoniosamente orientati e in fase nella direzione in cui agiscono. Nel caso in cui però compaiano esseri umani tentati di diffondere certe influenze malvagie e inferiori, disturbando così la profonda armonia di pensiero e di azione di un gruppo o di una folla, come metodo preventivo è bene che vengano allontanati al più presto dall'entourage del gruppo, prima che si raggiunga una disarmonia generale. È più difficile quando queste persone esistono e si infiltrano nelle folle e nei gruppi, ma non tradiscono i loro veri obiettivi, pensieri e interessi, bensì all'inizio imitano le stesse aspirazioni e gli stessi comportamenti dei membri del gruppo in questione. Cesare si fermò un attimo e poi, senza alcuna presentazione, disse improvvisamente: «Mi è stato chiesto ad alto livello di contattarla per una questione più delicata. Non si preoccupi, perché potrebbe essere una meravigliosa opportunità per lei». Qualche giorno fa ho ricevuto alla nostra base una nota speciale intestata che richiedeva alcune informazioni sul dottor Sien. Le nostre strutture segrete sono molto interessate ad avere contatti con lui. Le acque si sono mosse un po', soprattutto in questo periodo. In realtà, la richiesta era ancora più specifica. Mi è stato affidato il compito di contattarla, in quanto lei è stato coinvolto nella traduzione spaziale dello scorso anno da parte del dottor Shen. Si veda il volume 2 della serie, 12 giorni. Ero stupefatto.
Gli chiesi come fosse possibile sapere che ero stato io a scrivere su quell'argomento. Cesare rise di cuore e rispose: mai sottovalutare il potere del controspionaggio. Immaginava che dopo quelle rivelazioni sarebbe rimasto completamente sconosciuto. Rimase in silenzio per un po', guardando il pavimento. In effetti i nostri dipartimenti devono lavorare a stretto contatto. Ecco perché sapevo che eri un bersaglio. Comunque il gioco è molto più complicato di quello che le sto dicendo ora. La cosa importante è che, come le dicevo, ci sono comunque in questo segmento della struttura statale alcuni funzionari che hanno un orientamento molto vantaggioso e attraverso alcuni artifici, per chiamarli così, si è deciso di non bloccarvi in quello che vi eravate proposti di fare. L'intenzione originaria, secondo una procedura standard molto rapida, era di togliervi immediatamente dal circuito editoriale. Certo, non sarebbe stato facile, ma alcuni alti dirigenti hanno in qualche modo intravisto l'importanza delle informazioni che stavate offrendo e soprattutto hanno intuito il loro possibile effetto sulle menti e sulle anime dell'uomo comune. Sapete bene che è in corso una feroce battaglia tra interessi colossali, sia nazionali che internazionali. Volevo intervenire, ma Cesare mi fece segno di non interrompere. Qui, nel nostro paese, c'è un punto focale estremamente importante per far pendere la bilancia della vittoria da una parte o dall'altra. Mi riferisco al grado di risveglio della popolazione e al complesso scoperto all'interno dei Monti Bucegi. Naturalmente ci sono altri aspetti, ma questi mi sembrano i più importanti. Quindi bisognava essere sostenuti. E mi creda, ci sono state parecchie tensioni e discussioni interne tra i nostri dipartimenti su questo argomento. Possiamo anche dire battaglie interne, discussioni e controargomentazioni, ma alla fine avete ottenuto una sorta di via libera, cioè siete stati lasciati soli. Naturalmente mi aspettavo queste reazioni, ed è per questo che ho preparato il terreno in qualche modo insieme al generale Obadea e ad alcuni altri fidati subordinati. Qualche giorno fa ho ricevuto il biglietto segreto di cui vi parlavo e sono stato convocato in un certo luogo. Non posso dirvi chi fosse la persona e credo che capiate bene il perché. Ma ho ritenuto che quella situazione fosse molto adatta a me, in modo da aiutarvi ad avvicinarvi a certi punti caldo. Anche se non capivo a cosa si riferisse, feci subito un cenno affermativo con la testa. Ero un po' stupito da ciò che stavo apprendendo. Mi ero illuso di essere riuscito a mantenere un segreto assoluto su di me come autore di questi libri. Ovviamente, svelare il segreto avrebbe creato grandi onde e avrebbe potuto portare a risultati imprevedibili. Ma non è affatto scopo dei servizi di intelligence e controspionaggio divulgare ulteriormente ciò di cui vengono a conoscenza, a meno che gli interessi non lo richiedano. Nel mio caso, stavo scoprendo ancora una volta quanto sia importante avere qualcuno che ti sostenga nella vita, nei momenti importanti. La persona aveva un mandato speciale di briefing e le erano stati affidati compiti molto specifici, continuò a dirmi Cesare. Mi è stato chiesto se era possibile contattare il dottor Chien il prima possibile. Poi ho intuito un'opportunità molto interessante e ti ho segnalato. In questo modo avresti potuto godere anche di una sorta di immunità extra. In breve, mi è stato chiesto di offrirti un posto nel Dipartimento Schema Zero, perché ho ventilato l'idea che in questo modo, grazie alla particolare esperienza che hai avuto con il dottor Sien, avresti potuto avere più successo nel contattarlo. Si sapeva che eravamo amici e mi sono state chieste alcune informazioni su di te, ma erano più generiche. Era molto importante che lei non avesse obblighi sociali e la mia garanzia era sufficiente per ottenere l'approvazione di cui aveva bisogno. Non avevo idea che tutto questo mi stesse accadendo. Vuoi dire che ora faccio parte del Dipartimento Zero? Non sei contento? Sapevo che eri molto desideroso di conoscere la scoperta di Bucegi. Mi stuzzicò Cesare con un leggero sorriso. Mi spiegò poi che avevo lo status di consulente specializzato, in modo da poter essere integrato nell'organigramma del servizio. Tuttavia, il vero motivo per cui ero stato coinvolto era che i responsabili delle decisioni più alte erano stati informati che ero l'ultima persona che conoscevano ad aver visto il dottor Sien. Cesare non menzionò nulla di Elinor e in un certo senso questo mi tolse un po' di preoccupazione, perché non volevo complicazioni su una possibile incursione nella sua villa.
Improvvisamente la situazione divenne chiara. Ero stato chiamato al Dipartimento Zero, godevo di una certa protezione ed ero ancora libero di scrivere su alcuni argomenti, ma non su tutti, come aveva specificato Cesare. Tuttavia, non capivo come avrei potuto contribuire al piano degli organismi superiori, che chiedevano un incontro con il dottor Sien. Non vedevo come avrei potuto essere più utile in questo, facendo parte del Dipartimento Zero. La situazione combina, come sempre, vantaggi e svantaggi, iniziò a spiegare Cesare. È una lotta tra alcuni interessi dello Stato e il fatto che lei è un civile che rivela informazioni importanti. Alla fine, come si può vedere, gli interessi dello Stato hanno prevalso. Ma questo è accaduto soprattutto perché i rapporti indicavano una percezione di nicchia, per dirla in termini tecnici, nel senso che queste informazioni vengono assimilate solo da una certa categoria di persone, che però sembra diversificarsi sempre di più. Abbiamo sottolineato il fatto che il vostro lavoro rientra nel mainstream della fantascienza e quindi non rappresenta un fattore di rischio. La strategia ha dato i suoi frutti e avete ottenuto l'accesso ad altre grandi informazioni. Qui Cesare si fermò un attimo, mi guardò negli occhi e mi disse con la gioia di chi sa di fare una meravigliosa sorpresa a un altro. Andiamo di nuovo nella sala proiezioni. Tra pochi giorni una squadra che comprende anche voi andrà in Egitto attraverso il tunnel. Ufficialmente lì devono essere effettuate alcune misurazioni speciali e dobbiamo anche riportare indietro alcuni manufatti che abbiamo scoperto lì. Mi sono detto che questo era il giorno più bello della mia vita. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato la possibilità di partecipare a una spedizione del genere. Eppure mancavano solo pochi giorni per realizzare le mie aspirazioni in questa direzione. Già le impressioni e le immagini della mia precedente visita all'enorme sala sotterranea mi balenavano nella mente. Ma ancora di più, stavo quasi per essere sopraffatto dal pensiero di ciò che stavo per vedere durante la spedizione imminente. Dopo aver espresso la mia gioia ad alta voce, insistetti con Cesare perché mi raccontasse in anticipo cosa aveva scoperto nella località egiziana, ma lui, divertito dal mio atteggiamento infantile, resistette a tutte le mie suppliche. Sarete talmente stupiti da ciò che vedrete lì che non c'è motivo di rovinare l'emozione. Naturalmente vi racconterò alcuni elementi man mano che procederemo, perché avremo tutto il tempo per farlo. La spedizione durerà diversi giorni. Ma c'è ancora qualcosa che mi incuriosisce, aggiunse pensieroso. Perché ci vuole così tanto? Chiesi, un po' infastidito. È così, dobbiamo viaggiare con veicoli speciali, ma non capisco perché i costruttori che ci hanno lasciato questa eccezionale realizzazione tecnica all'interno della montagna non ci abbiano dato alcuna indicazione sul viaggio in galleria. Ci sono ancora migliaia di chilometri da percorrere e, come vedrete, le gallerie sono assolutamente vuote. Tecnicamente impeccabili, come se fossero state messe in funzione solo ieri, ma vuote. Nessun manufatto, nessuna traccia. In ogni caso, non è un gran problema, perché la Marina statunitense se ne è occupata immediatamente. Ma ora non voglio dirvi altro, perché presto potrete vedere con i vostri occhi. Preparate una borsa con lo stretto necessario e partiremo immediatamente per la base, disse Cesare, guardando frettolosamente l'orologio. Fui presa dal panico. Mi aspettavo che ci fosse un periodo di transizione, un tempo per assestarmi, ma in poche parole capii che non potevamo più rimandare. Fa parte del protocollo, si giustificò Cesare. Una volta date certe informazioni, il soggetto non deve essere esposto in alcun modo. Inoltre è necessario abituarsi a certi elementi prima di partire. Avevate qualche programma speciale? Cominciai a borbottare qualcosa. Bene, Cesare mi tolse le parole di bocca. Allora è perfetto. La tua partenza non causerà alcun problema. Saranno alcuni giorni di breve preparazione, durante i quali ti ambienterai nella vita della base e ti darò alcuni dettagli sugli obiettivi che stiamo perseguendo. Le ultime ore le trascorrerai nella sala di proiezione, che si è rivelata avere un'influenza psichica molto positiva e sarà tanto più necessaria quanto più ci prepareremo al viaggio. Devi portare con te, ripeto, solo lo stretto necessario. Iniziai a raccogliere febbrilmente alcune cose che ritenevo necessarie. Avevo riempito 2 borse da viaggio, ma Cesare mi indicò uno zaino. In pratica non hai bisogno di nulla, troverai tutto lì,
Alla fine accumulai solo alcune cose essenziali e uscii di casa nella notte parzialmente illuminata dalla luna. Ancora una volta mi sentii quasi presa alla sprovvista dagli eventi, senza avere una tregua per calmarmi, senza avere il tempo di analizzare freddamente la situazione. Ma la quiete della notte e l'aria fresca mi diedero un'improvvisa fiducia, e se avevo ancora qualche timore secondario, svanì come vapore nel vento. La mia anima fu improvvisamente invasa da una grande gratitudine per Cesare e per ciò che aveva fatto per me. Lo ringraziai sinceramente per questo, dicendogli allo stesso tempo che lo consideravo un vero maestro spirituale che guidava i miei passi nel mio destino. Non disse nulla, guardando pensieroso davanti a sé, ma notai un lieve sorriso agli angoli delle sue labbra e un'espressione di accettazione sul suo volto. A pochi metri dalla casa ci aspettava una jeep scura. Salimmo entrambi sul sedile posteriore e l'autista partì immediatamente. La vita mi aveva aperto una prospettiva colossale a cui poche persone hanno accesso, ed ero determinata a essere all'altezza delle aspettative. Tuttavia, un pensiero insistente si stagliava sullo sfondo della mia mente, facendomi sentire un leggero tremito in tutto il corpo. Molto presto sarei entrata di nuovo nel gigantesco spazio della sala proiezioni. Avrei guardato di nuovo quelle eccezionali realizzazioni tecniche. Sarei stata circondata dall'enigmatico silenzio di tempi immemorabili. La vita mi aveva aperto una prospettiva colossale ed ero determinata a essere all'altezza delle aspettative. Tuttavia, un pensiero insistente si stagliava sullo sfondo della mia mente, facendomi sentire un leggero tremito in tutto il corpo. Molto presto sarei entrato di nuovo nel gigantesco spazio della sala proiezioni. Avrei guardato di nuovo quelle eccezionali realizzazioni tecniche. Sarei stato circondato dall'enigmatico silenzio di tempi immemorabili. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.